Benvenuti, io sono Lori e questo è il mio canale di cucina e GridyWeb e adesso iniziamo. Oggi prepariamo i waffle. Una ricetta, due metodi di impasto per due risultati diversi, più croccanti la prima, più morbidi la seconda. Iniziamo preparando gli ingredienti. Per farli occorrono 3 albumi, 2 cucchiaini da tè di lievito per dolci, 3 tuorli, 250 g di farina 00, 200 g di latte, 70 g di zucchero, estratto di vaniglia, 120 g di burro fuso. Iniziamo montando gli albumi fermi da fare le punte, ma non troppo sodi. Nel frattempo facciamo scaldare la macchinetta per i waffle. Sotto nell'info box vi metto il link per questa che ho comprato io. Ricordate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati. Ed ecco, devono risultare proprio così. In una ciotola mettiamo il latte, i tuorli e il burro fuso. Mescoliamo per un paio di secondi con le fruste. In una ciotola mettiamo gli ingredienti secchi, la farina, il lievito, lo zucchero, la punta di cucchiaio di vaniglia in polvere. Mescoliamo bene il tutto. Versiamo i liquidi sulla farina, mescoliamo bene con una spatola. Non serve mescolare tanto e non deve essere perfettamente liscio. Ecco, così è perfetto. Adesso aggiungiamo gli albumi montati prima e mescoliamo delicatamente per evitare di smontarli. Ecco come deve essere la consistenza. Adesso prendiamo un mestolino per dosarli e facciamo i waffle. Come vedete l'impasto è bello spumoso. Mettiamo un mestolino di impasto per ogni stampo. Chiudiamo e facciamo cuocere dai 3 ai 5 minuti a seconda come vi piacciono. Come vedete uscirà del vapore, non aprite assolutamente prima dei 3 minuti, altrimenti uscirà tutto il vapore dandovi un waffle sodo, non tutto gommoso e non come deve essere. Per cui anche se la tentazione è tanta di aprire per vedere se è cotto o no, non fatelo e attendete almeno 3 minuti e mezzo. Comunque sono cotti quando il vapore è diminuito, quasi da non uscirne più, ed eccoli, sono stupendi. Questa piastra è favolosa, giù vi metto il link dove l'ho comprata io. Ci sono due versioni, una più piccola con 2 stampi per fare 2 waffle o come la mia più grande per fare 4 waffle alla volta e vi dico che è favolosa, costa un po' più delle altre ma non così tanto, non è esagerato il prezzo, però ne vale la pena perché l'antiaderente è favoloso. Continuiamo così fino a finire l'impasto. Una spolverata di zucchero a velo e sono pronti. E guardate, l'ho tenuto un po' di più ed eccoli colorati e croccanti esternamente e soffici dentro. Dolci si servono con tutto quello che volete, dal gelato, il miele, come piace a mio figlio, o sciroppo d'acero, come piacciono a mio figlio, con la Nutella, come piacciono a me, o come in questa foto, miele e ribes rossi. Una goduria. Adesso passiamo al secondo metodo, più semplice e con un risultato più soffice. Stessi ingredienti come vedete. Cominciamo accendendo la piastra per i waffle. In questo caso mettiamo le uova intere in una ciotola, li rompiamo con la frusta,
Aggiungiamo lo zucchero e continuiamo a montare fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungiamo il burro fuso e continuiamo a montare. Adesso passiamo al setaccio la farina con il lievito. Aggiungiamoli poco per volta al composto, continuando a montare con le fruste. Versiamo adesso il latte e mescoliamo a velocità bassa, altrimenti vi schizza tutto fuori. E adesso facciamo i waffle. Come vedete il composto, al contrario del primo, questo risulta più liquido, per cui regolatevi con le quantità. Mettetene tanto composto da ricoprire tutte le parti dello stampo. E adesso chiudiamo e cuociamo da 3 ai 5 minuti, dipende dai vostri gusti. I miei primi waffle sono venuti un po' più piccoli da non riempire in cottura tutti i fori. E guardate che belli, eccoli, sono perfetti e che buoni, non potevo resistere ad assaggiarli. Si conservano in frigo per 3 giorni, si possono congelare, poi si passano in forno o friggitrice ad aria per scaldarli e renderli croccanti come appena fatti. Non scaldate la microonde perché il microonde cuoce dall'interno verso l'esterno, per cui renderebbe troppo asciutto i waffle. Fatelo nel forno o, come ho detto prima, la friggitrice ad aria. Potete farli neutri, mettendo solo 20 g di zucchero e servirli con salumi e salse varie. Potete usare anche frutta fresca, confetture, marmellata, il limite è solo la vostra fantasia. E voi non vi resta che replicarli nella vostra cucina e farmi sapere come vi piacciono dolci o salati con un commento sotto il video o un mi piace. Anche qui una spolverata di zucchero e via, si possono gustare anche così semplici. Ricordate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati. Mi trovate anche su Facebook e su Instagram. Vi metto i riferimenti sotto il video nell'info box. Vi aspetto al prossimo video. Continuate a seguirmi. Un abbraccio, ciao a tutti! E lo so che non si dice, ma buon appetito e fatemi sapere. Ciao a tutti!